Buonasera a tutti e benvenuti su BravoCast Italiano. Sono Stefano e oggi parliamo di un momento speciale della giornata. Ciao, io sono Angela. Oggi prepariamo insieme la colazione. Stefano, tu cosa mangi di solito la mattina? Allora, io sono una persona molto semplice, caffè, sempre caffè. E poi, se ho tempo, qualche biscotto o una fetta di pane con la marmellata. A volte aggiungo anche un po' di frutta fresca, dipende dalla stagione. Classico, ma oggi facciamo qualcosa di diverso. Prepariamo una colazione più ricca, più completa. Che ne dici? Voglio mostrarti alcune ricette che ho imparato negli anni. Mi piace l'idea. Da dove cominciamo? Ho tanta fame questa sera, quindi sono motivato a preparare qualcosa di speciale. Prima di tutto il caffè. In Italia il caffè è sacro, vero? Non possiamo fare colazione senza caffè. È la prima cosa che prepariamo sempre. Assolutamente, io uso la moka, la caffettiera tradizionale. Tu che caffè prepari? Hai qualche segreto particolare? Anch'io uso la moka. È più buono, più autentico. Le macchine moderne vanno bene, ma la moka ha un sapore speciale. Mia nonna mi ha insegnato che il caffè della moka è il vero caffè italiano. Sono d'accordo. Allora, mettiamo l'acqua nella moka. Quanta acqua mettiamo? Questo è importante per avere un buon caffè. Fino alla valvola, non di più. Se mettiamo troppa acqua, il caffè non viene bene. Diventa troppo diluito e perde il suo sapore forte. Esatto. E il caffè? Quanto ne mettiamo? C'è chi lo mette poco, chi tanto. Ognuno ha il suo modo. Riempiamo il filtro, ma senza pressare troppo. Deve essere pieno, ma morbido, capito? Se pressi troppo, l'acqua non passa bene. Perfetto. Ora chiudiamo la moka e la mettiamo sul fuoco. Fiamma bassa, vero? Non dobbiamo avere fretta. Sì, sempre fiamma bassa. Se il fuoco è troppo alto, il caffè brucia e diventa amaro. La pazienza è fondamentale per un buon caffè. E mentre aspettiamo il caffè, cosa prepariamo? Cari ascoltatori, voi cosa preferite per colazione? Dolce o salato? Scrivetelo nei commenti. Vogliamo sapere le vostre abitudini. Buona domanda. Io oggi voglio fare le uova strapazzate. Semplici, veloci e buonissime. Sono perfette per una colazione proteica. Ottima scelta. E io preparo qualcosa di dolce. Faccio i pancake all'italiana, con un tocco speciale. Ho trovato una ricetta fantastica. I pancake non sono americani? Come li fai all'italiana? Sì, ma noi li facciamo a modo nostro, con ingredienti italiani, con amore italiano. Uso il miele invece dello sciroppo d'acero, per esempio. Mi piace. Allora io comincio con le uova. Prendo 3 uova dal frigorifero. Devono essere fresche, molto fresche. 3 uova? Quante persone mangiano? Sembra tanto per una persona sola. Beh, 2 uova per me e una per dare più sostanza. Le uova strapazzate devono essere cremose e abbondanti. Mi piacciono proprio così. Hai ragione. Allora rompi le uova in una ciotola. Io ti guardo e imparo i tuoi segreti. Ecco, le rompo così. 1, 2, 3. Perfetto, nessun pezzo di guscio. Devi fare attenzione quando rompi le uova. Brava! E ora cosa aggiungi? Quali sono i tuoi ingredienti segreti? Un pizzico di sale, un po' di pepe nero macinato fresco. E poi il segreto, un cucchiaio di latte. Non troppo, solo un cucchiaio. Il latte? Perché il latte? Non lo sapevo, è interessante. Il latte rende le uova più morbide, più cremose. È un trucco che ho imparato da mia nonna quando ero bambina. Interessante. E ora le sbatti? Con quale strumento le sbatti? Sì, le sbatto bene con una forchetta. Devono diventare tutto giallo, omogenee. Nessuna traccia di bianco separato. Mentre tu sbatti, io preparo gli ingredienti per i pancake. Mi serve farina, latte, uova, zucchero e lievito. Vediamo cosa ho in dispensa. Quanta farina usi? Devi essere preciso con le quantità per avere pancake perfetti.
Circa 200 grammi, poi aggiungo 2 uova, 250 ml di latte, 2 cucchiai di zucchero e un cucchiaino di lievito per dolci. E il burro? I pancake hanno bisogno di burro. Il burro li rende speciali. Hai ragione, sciolgo 50 grammi di burro e lo aggiungo all'impasto. Rende i pancake più soffici e profumati. Perfetto! Intanto io metto la padella sul fuoco. Una padella antiaderente è la migliore per le uova. Ho comprato questa padella l'anno scorso e funziona benissimo. Usi burro o olio? Qual è meglio secondo te? Burro, sempre burro per le uova strapazzate. Ne metto un pezzetto nella padella e lo faccio sciogliere lentamente. Il burro deve essere caldo ma non bruciato, vero? Questa è la parte delicata. Esattamente. Quando il burro comincia a fare le bollicine è pronto. Verso le uova in quel momento preciso. E ora? Mescoli subito oppure aspetti? No, aspetto qualche secondo. Lascio che le uova cominciano a rapprendersi sul fondo. Poi mescolo delicatamente con una spatola di legno. Movimento lento, giusto? Non bisogna avere fretta. Sì, molto lento. Le uova strapazzate non si cucinano velocemente. Ci vuole pazienza, fuoco medio-basso e movimenti delicati. E per quanto tempo le cucini? Quanto ci vuole in totale? Circa 3 o 4 minuti. Devono essere cremose, non asciutte. Quando sono ancora un po' lucide, le tolgo dal fuoco. Intelligente. Continuano a cuocere anche dopo, vero? Con il calore residuo. Esatto. Se aspetti che siano completamente cotte in padella, poi diventano troppo asciutte nel piatto. Questo è un errore comune. Ottimo consiglio. Ascoltatori, prendete nota. Questo è il segreto delle uova strapazzate perfette. Fuoco basso e pazienza. E tu, Stefano, come prepari i tuoi pancake? Spiegaci il procedimento. Allora, ho mischiato tutti gli ingredienti in una ciotola. L'impasto deve essere liscio ma non troppo liquido. La consistenza è importante. Se è troppo liquido, cosa fai? Come lo correggi? Aggiungo un po' di farina. Se è troppo denso, aggiungo un goccio di latte. Deve essere come una crema densa che scorre lentamente dal cucchiaio. E ora li cuoci? Sei pronto? Sì, riscaldo una padella antiaderente, metto un pochino di burro, lo faccio sciogliere. Non troppo burro, solo quanto basta. Quanto impasto usi per ogni pancake? È importante per avere pancake della stessa grandezza. Un mestolo. Verso l'impasto al centro della padella e formo un cerchio, non troppo grande, circa 10 cm di diametro. Così cuociono meglio. E quando li giri? Questo è sempre il momento critico. Quando vedo le bollicine in superficie, aspetto che i bordi diventano secchi e il centro fa le bollicine. Poi giro con una spatola. Quanto tempo per ogni lato? Devo imparare anche io a farli bene. Circa 1 minuto e mezzo per lato. Devono essere dorati, non bruciati. Fuoco medio è importante, non troppo alto, non troppo basso. Quanti pancake fai con questa quantità di impasto? Con questa quantità di impasto, circa 8 o 10 pancake. Dipende dalla grandezza che fai. Mentre tu cucini i pancake, io preparo il tavolo. La colazione deve essere bella, presentata bene. L'occhio vuole la sua parte. Sono d'accordo, la presentazione è importante. Cosa metti sul tavolo? Come organizzi tutto? Prima una bella tovaglia, poi i piatti, le posate, i bicchieri e i tovaglioli, non dimenticare i tovaglioli, preferibilmente di stoffa, non di carta. E le bevande? Oltre al caffè, cosa prepariamo? Dobbiamo avere una bella varietà. Io faccio un succo d'arancia fresco. Prendo 4 o 5 arance, le taglio a metà e le spremo. Ci vuole un po' di tempo, ma ne vale la pena. Succo d'arancia fresco, molto meglio di quello comprato al supermercato. È pieno di vitamine e non ha conservanti. Molto meglio. Ha più vitamine, più sapore e sai esattamente cosa c'è dentro. Niente zuccheri aggiunti, niente conservanti. È vero, e possiamo aggiungere anche dello yogurt. Yogurt bianco con miele e frutta. Sarebbe perfetto. Bella idea.
Io ho dello yogurt greco nel frigorifero. È più denso, più cremoso. Lo preferisco allo yogurt normale. Perfetto. Mettiamo lo yogurt in una ciotola, aggiungiamo un cucchiaio di miele e mescoliamo bene. E la frutta? Che frutta usiamo? Abbiamo tanta scelta. Io ho delle fragole e dei mirtilli, li laviamo bene e li tagliamo. La frutta fresca è essenziale per una colazione sana. Le fragole sono dolci in questo periodo? Spero di sì. Sì, sono di stagione, dolci e profumate. Le taglio a pezzetti piccoli, così si mescolano meglio con lo yogurt. E i mirtilli? Cosa fai con i mirtilli? I mirtilli li lasciamo interi, sono piccoli, non c'è bisogno di tagliarli. Sono perfetti così come sono. Mescoliamo la frutta con lo yogurt e il miele? Oppure li mettiamo separati? Possiamo fare così, oppure mettiamo la frutta sopra lo yogurt come decorazione. È più bello da vedere. Facciamo la decorazione, è più bella da vedere. Prima lo yogurt, poi la frutta sopra, come in un ristorante elegante. D'accordo, e possiamo aggiungere anche qualche scaglia di mandorla. Le mandorle danno un bel croccante e sono molto salutari. Ottima idea! Io ho anche del granola fatto in casa. Possiamo metterne un po'. È delizioso. Granola fatto in casa? Come lo hai fatto? Devi insegnarmi. È semplice. Fiocchi d'avena, miele, un po' d'olio, frutta secca e semi. Mescoli tutto e lo cuoci in forno per 20 minuti a 180 gradi. Devo provare a farlo. Sembra delizioso e probabilmente è molto più economico di quello comprato. È buonissimo e molto più sano di quello comprato. Sai esattamente cosa c'è dentro. Niente conservanti, niente additivi strani. E non ha conservanti o zuccheri aggiunti. Perfetto, solo ingredienti naturali. Esatto. Allora, le mie uova sono pronte. Guarda che belle. Cremose, morbide, perfette. Sono proprio come le volevo. Hanno un colore bellissimo, giallo intenso. Si vede che le uova sono fresche. Le metto in un piatto e aggiungo un po' di prezzemolo fresco tritato sopra. Il verde contrasta bene con il giallo. Il prezzemolo dà colore e sapore, bella aggiunta, e rende tutto più elegante. Grazie. E tu, come vanno i pancake? Vanno bene? Bene, ne ho già fatti 6. Sono tutti uguali, dorati e soffici. Sono venuti proprio bene. Li impili uno sopra l'altro, come una torre. Sì, faccio una bella torre di pancake. Poi sopra metto un pezzetto di burro che si scioglie lentamente. È bellissimo da vedere. E lo sciroppo d'acero, non lo usiamo? No, oggi facciamo all'italiana. Metto del miele italiano e della marmellata di albicocche. È più tradizionale. Marmellata di albicocche, la mia preferita. Ha un sapore dolce ma non stucchevole. È dolce ma non troppo e si abbina perfettamente con i pancake. È una combinazione fantastica. Possiamo anche spolverare un po' di zucchero a velo sopra per la presentazione. Cosa ne pensi? Sì, lo zucchero a velo rende tutto più elegante. Prendo il colino e lo spolvero delicatamente sopra i pancake. Perfetto! Ora la colazione è quasi pronta. Cosa manca? Lasciami pensare. Il caffè è pronto? Senti il profumo? Dovrebbe essere pronto ormai. Sì, la moka ha fatto il suo suono tipico. Il caffè è pronto. Quel gorgoglio inconfondibile. Quel suono è musica per le mie orecchie. Il gorgoglio della moka significa che la colazione può iniziare. È un suono che mi fa sorridere sempre. Lo verso nelle tazzine. Caffè nero, forte, come si deve. Il profumo riempie tutta la cucina. Tu lo bevi amaro o con lo zucchero? Io cambio spesso. Io lo bevo con un pochino di zucchero. E tu come lo preferisci? Io alterno, a volte amaro, a volte con lo zucchero. Dipende dall'umore e dall'ora del giorno. Oggi con lo zucchero o senza? Decidi tu. Oggi amaro. Voglio sentire tutto il sapore del caffè. Voglio apprezzare ogni nota. Bene, ora mettiamo tutto sul tavolo. Le uova strapazzate qui, i pancake là. Organizziamo tutto in modo armonioso. Lo yogurt con la frutta al centro, il succo d'arancia nei bicchieri, tutto deve essere perfetto.
il caffè nelle tazzine e non dimentichiamo il pane tostato. Cavolo, non l'abbiamo preparato. Pane tostato? Non l'abbiamo preparato. Dobbiamo farlo subito. Lo faccio adesso. Prendo 2 fette di pane, le metto nel tostapane. 2 minuti e sono pronte. Non ci vuole molto. Bene, e ci mettiamo sopra? Cosa ci spalmiamo? Burro e marmellata. Classico, semplice, perfetto. Non serve altro. Quale marmellata? Abbiamo tante marmellate diverse. Io ho marmellata di fragole e marmellata di arance. Tu quale preferisci? Dimmi la verità. Oggi marmellata di arance. Mi piace il sapore un po' amaro delle arance. È più adulto, più sofisticato. D'accordo, ecco il pane, è pronto. Lo spalmo di burro mentre è ancora caldo. Il burro si scioglie immediatamente. Il burro si scioglie sul pane caldo. È bellissimo da vedere. È un piccolo piacere della vita. E ora la marmellata sopra. Generosa, non avara. Non dobbiamo risparmiare sulla marmellata. Ascoltatori, voi quanto marmellata mettete sul pane? Tanto o poco? Scrivetecelo. Vogliamo sapere se siete generosi o avari. Buona domanda. Io ne metto sempre tanta. Adoro la marmellata. Non posso fare a meno di metterne tanta. Anch'io. Ora possiamo sederci e godere questa colazione. Finalmente possiamo rilassarci. Aspetta, facciamo una foto per Instagram. La colazione è troppo bella. Sarebbe un peccato non fotografarla. Hai ragione. Prendiamo il telefono. Luce naturale, dall'alto, perfetto. L'angolazione è importante. Che filtro usiamo? Valencia? Clarendon? Nessun filtro, la colazione è già bella così, naturale, autentica, non serve nascondere niente. Sono d'accordo, scatto la foto. 3, 2, 1, fatto. È venuta benissima. Bellissima, ora possiamo mangiare. Buon appetito, Angela, godiamoci questa meraviglia. Buon appetito a te, Stefano, e buon appetito anche a tutti voi che ci ascoltate. Speriamo che vi stiate divertendo. Allora, da cosa cominciamo? Le uova o i pancake? È difficile decidere. Io comincio dalle uova. Sono ancora calde, perfette. Non posso resistere. Prendo un pancake, lo taglio con la forchetta. Guarda come è soffice, si taglia come il burro. Ha una bella consistenza. E il sapore com'è? Dolce, ma non troppo. Il miele e la marmellata si mescolano perfettamente. Delizioso. È una combinazione fantastica. Le mie uova sono cremose come volevo. Il burro fa la differenza. Sono perfette. E il prezzemolo aggiunge un tocco fresco. Brava, hai fatto un ottimo lavoro. Grazie. Ora provo lo yogurt con la frutta. Vediamo com'è. Com'è? Ti piace? Fresco, dolce, croccante con il granola. È perfetto per l'estate. Anche se non è estate, è comunque delizioso. Anche se non è estate, lo yogurt con la frutta è sempre buono. È rinfrescante in ogni stagione. Vero, è leggero, sano, energetico. Ideale per cominciare la giornata. Ti dà la giusta carica. Io provo il pane tostato. Croccante fuori, morbido dentro. È perfetto. La marmellata di arance com'è? Te la raccomando. Dolce e amara allo stesso tempo. Mi piace molto. Ha carattere. È una marmellata interessante. Come te, hai carattere anche tu. Grazie. Ora bevo un sorso di succo d'arancia. Fresco, vitaminico, perfetto. Proprio quello che ci voleva. Il succo d'arancia fresco è completamente diverso da quello del supermercato. Non c'è paragone. Sì, ha un sapore vivo, autentico. Si sente la differenza. È incomparabile. E non ha zuccheri aggiunti. Solo il dolce naturale delle arance. Puro e semplice. Esattamente. E ora il momento migliore. Il caffè. Questo è il momento che aspettavo. Il caffè completa la colazione italiana. Senza caffè non è colazione. È un elemento essenziale. Beviamo insieme. 3, 2, 1. Salute. Alla nostra salute e alla colazione italiana. Salute. Forte, aromatico, perfetto. Proprio come piace a me.
Il caffè della Moka ha un sapore che nessuna macchina può imitare, è unico e inconfondibile. Sono d'accordo, è tradizione, è cultura, è Italia, è parte della nostra identità. Questa colazione ha di tutto, dolce, salato, frutta, caffè, è completa, non manca niente. È una colazione da re, o meglio, da italiani. Siamo fortunati ad avere questa tradizione. Cari ascoltatori, voi fate colazione così tutti i giorni o solo la domenica? Vogliamo sapere le vostre abitudini. Buona domanda. La colazione abbondante è importante, ma durante la settimana abbiamo meno tempo. La vita moderna è frenetica. Vero, durante la settimana caffè e biscotti, la domenica colazione completa, è un lusso che ci concediamo. Esatto. La domenica possiamo prenderci il nostro tempo. Preparare, mangiare, godere, senza fretta. La colazione non è solo mangiare, è un momento di relax, di piacere, è un rituale importante. È condivisione. Fare colazione insieme è bello. Si parla, si ride, si programma la giornata. È un momento di connessione. Hai ragione, la colazione insieme è importante, specialmente per le famiglie, crea legami. I bambini hanno bisogno di una buona colazione. Li aiuta a concentrarsi a scuola. È fondamentale per il loro sviluppo. E anche gli adulti, una buona colazione dà energia per tutta la mattina, ti prepara alle sfide della giornata. Esatto. Se salti la colazione, arrivi all'ora di pranzo affamato e stanco. Non è una buona idea. E poi mangi troppo a pranzo. Non va bene, è meglio distribuire i pasti durante la giornata. No, meglio fare una colazione abbondante. È il pasto più importante della giornata. I nutrizionisti lo dicono sempre. Ascoltatori, voi fate sempre colazione o a volte la saltate? Raccontateci la vostra routine, siamo curiosi di sapere. Sì, siamo curiosi. Cosa mangiate di solito? Dolce o salato? Caffè o tè? Ogni paese ha le sue tradizioni. C'è chi beve il cappuccino a colazione. Tu lo bevi, Angela, o preferisci il caffè normale? A volte sì. Il cappuccino è buono, ma solo al mattino, mai dopo pranzo. Questa è una regola sacra. Mai, è una regola italiana. Il cappuccino dopo pranzo è un crimine. Gli italiani sono molto severi su questo punto. Esattamente. Gli stranieri non capiscono, ma per noi è importante. È una questione culturale. Il cappuccino è per la mattina. Il caffè è per tutto il giorno. Questa è la tradizione italiana. Giusto! E dopo cena un caffè ristretto. Perfetto per digerire. Aiuta la digestione. O un caffè macchiato, un goccio di latte, solo un goccio, non troppo. Sì, il caffè macchiato è elegante, non troppo forte, non troppo dolce. È equilibrato. Comunque, questa colazione di oggi è stata fantastica. Mi sento pieno di energia. Sono pronto per affrontare la giornata. Anch'io. E abbiamo ancora tante cose da mangiare. Forse troppo. Ma non importa. Mai troppo quando si tratta di buon cibo. Possiamo finire tutto con calma. Non abbiamo fretta. D'accordo. Prendo un altro pancake. Sono davvero buoni, Stefano. Complimenti. Grazie, e io provo le tue uova. Wow, davvero cremose. Sono fantastiche. Il segreto è il latte e il fuoco basso. Sempre fuoco basso. E la pazienza. Lo ricorderò, la prossima volta le faccio anch'io così. Seguirò il tuo metodo. E io provo a fare i tuoi pancake. Mi dai la ricetta esatta? Voglio scriverla. Certo, 200 grammi di farina, 2 uova, 250 ml di latte, 2 cucchiai di zucchero, un cucchiaino di lievito e 50 grammi di burro sciolto. Perfetto, lo scrivo. Poi li faccio per i miei bambini. Adoreranno, sono sicura. Sicuro, i bambini adorano i pancake. Puoi anche farli di forme diverse. Puoi essere creativa. Come? Dimmi di più. Usa l'impasto per fare cuori, stelle, animali. I bambini si divertono molto. Rende la colazione più divertente. Che bella idea! Posso anche aggiungere gocce di cioccolato nell'impasto. I bambini impazziranno.
Sì, le gocce di cioccolato rendono i pancake ancora più golosi. È irresistibile per i bambini. O pezzi di banana. Banana e cioccolato insieme sono deliziosi. È una combinazione classica. Ora ho fame di nuovo, anche se ho appena mangiato. Parliamo troppo di cibo. Anch'io. Parliamo troppo di cibo. Ci viene fame. È normale quando ami il cibo. È normale quando ami il cibo e noi italiani amiamo il cibo, è nella nostra cultura. Il cibo è cultura, è tradizione, è amore. In Italia il cibo è tutto, è la nostra passione. Esatto, ogni regione ha le sue specialità, le sue tradizioni. L'Italia è così diversa e ricca. E la colazione cambia da regione a regione, ci sono differenze. Un po' sì, al sud mangiano più dolci, cornetti, paste, biscotti, è più dolce. E al nord, come fanno colazione al nord? Al nord a volte mangiano anche salato, prosciutto, formaggio, pane, è più sostanzioso. Interessante. In Trentino, per esempio, fanno colazioni molto abbondanti, molto ricche. Sì, hanno influenze austriache e tedesche, pane, salumi, formaggi, marmellate. È una colazione internazionale. E in Sicilia? Come fanno colazione in Sicilia? In Sicilia mangiano la granita con la brioche, soprattutto d'estate. È una tradizione locale. Che buona! La granita siciliana è unica, fredda, dolce, rinfrescante. Non c'è niente di simile. E viene in tanti gusti. Limone, mandorla, caffè, fragola, pistacchio. Ce n'è per tutti i gusti. Il pistacchio. Il pistacchio siciliano è il migliore del mondo. È famoso in tutto il mondo. Vero? È più dolce, più aromatico, unico. Ha un sapore incomparabile. Ora parliamo di pistacchio e mi viene voglia di mangiare qualcosa con pistacchio. Non posso resistere. Hai della crema di pistacchio? Sarebbe perfetta. No, ma ho del gelato al pistacchio nel freezer. Possiamo prenderlo. Gelato a colazione? È permesso? Non è troppo strano? Perché no? È domenica. Possiamo fare un'eccezione. Non tutti i giorni, ma oggi sì. Hai ragione, andiamo a prendere il gelato. Ma aspetta un momento. Aspetta, finiamo prima quello che abbiamo sul tavolo. Non vogliamo sprecare. Lo spreco è un peccato. Giusto, non si spreca il cibo, mai. È una regola fondamentale. Prendo l'ultimo pezzo di pancake. È davvero soffice, complimenti. Sei un bravo cuoco. Grazie, e io finisco il pane tostato. Croccante perfetto. È proprio come piace a me. Ora beviamo l'ultimo sorso di caffè. Concludiamo in bellezza. D'accordo, il caffè è ancora caldo. Perfetto, ancora aromatico. Questo è stato un momento bellissimo, rilassante, piacevole. Mi sono divertita molto. Sì, la colazione insieme è sempre speciale. Dovremmo farlo più spesso. È un momento prezioso. Assolutamente. E anche voi, cari ascoltatori, dovreste fare colazione con calma, senza fretta. Prendetevi il vostro tempo. Spegnete il telefono, sedetevi, godete. La colazione è importante. È il momento per voi stessi. È il momento per preparare la mente e il corpo alla giornata. È il vostro rituale personale. Esatto, se cominci bene la giornata, tutto il resto va meglio. È provato scientificamente. Questo è vero. Un buon inizio fa la differenza. Cambia tutto l'atteggiamento. Allora, ascoltatori, vi lasciamo con un compito. Domani mattina fate una colazione speciale. Provate a fare qualcosa di diverso. Non deve essere elaborata come la nostra. Basta che sia fatta con calma e con attenzione, con amore. Preparate qualcosa che vi piace, sedetevi, mangiate lentamente, gustate ogni boccone. E pensate a qualcosa di bello, pensate positivo. Iniziate la giornata con il piede giusto. Cominciate la giornata con il sorriso, vedrete che differenza, cambierà tutto. E raccontateci com'è andata, scriveteci nei commenti. Cosa avete mangiato? Come vi siete sentiti? Vogliamo saperlo. Sì, vogliamo sapere, la vostra opinione è importante per noi, siamo una comunità.
E se avete domande sulla cucina italiana, fatecele. Siamo qui per aiutarvi. Qualsiasi domanda va bene. Possiamo parlare di pranzo, cena, dolci, tutto quello che volete. L'Italia ha così tanto da offrire. La cucina italiana è vasta. C'è sempre qualcosa di nuovo da imparare. È un viaggio continuo. Anche noi impariamo sempre. La cucina è un viaggio senza fine. Ogni giorno scopriamo qualcosa di nuovo. Un viaggio delizioso, il più bello di tutti. Aspetta, Angela, prima di salutare i nostri ascoltatori, voglio condividere ancora qualche consiglio sulla colazione italiana. Ottima idea! Parliamo anche delle bevande. Oltre al caffè e al succo d'arancia, cosa si beve di solito a colazione in Italia? Beh, c'è il latte caldo. Molte persone bevono latte caldo con il caffè, facendo il caffè latte. È perfetto per chi trova il caffè troppo forte. Il caffè latte è classico. Mia madre lo preparava sempre quando ero bambina. Lo versava in una tazza grande, quasi una ciotola. Sì, la tazza grande è tradizionale per il caffè latte e poi ci intingi i biscotti dentro. I biscotti si ammorbidiscono nel latte caldo. Che ricordi! I biscotti inzuppati nel caffè latte sono uno dei piaceri della colazione italiana, specialmente i frollini o gli amaretti. Parliamo anche del tè. Non tutti bevono caffè. C'è chi preferisce il tè a colazione. Tè nero, tè verde, tè alle erbe. Vero, il tè è una buona alternativa. Io a volte bevo tè verde con miele e limone. È rinfrescante e fa bene alla salute. E poi c'è il cioccolato caldo. In inverno il cioccolato caldo è perfetto. Denso, cremoso, dolce, è una coccola. Oh sì, il cioccolato caldo fatto in casa è incredibile. Non quello delle bustine, quello vero fatto con cacao e latte. Esattamente, si fa sciogliendo il cioccolato fondente nel latte caldo. Si aggiunge un po' di zucchero e si mescola bene. E una spolverata di cannella sopra. La cannella dà un tocco speciale. È aromatica e calda. Mi viene voglia di cioccolato caldo adesso, ma torniamo alla colazione. Parliamo anche della frutta secca. La frutta secca è importante. Noci, mandorle, nocciole, pistacchi. Sono piene di energia e fanno bene. Sono ricche di proteine, grassi buoni, vitamine. Una manciata di frutta secca a colazione ti dà energia per ore. Io aggiungo sempre qualche noce allo yogurt. Le noci hanno omega 3, fanno bene al cuore e al cervello. Perfetto! Allora, cari amici di Bravocast Italiano, è ora di salutarci. È stato un piacere stare con voi. Grazie per essere stati con noi oggi. Speriamo che vi sia piaciuto questo episodio. Speriamo di avervi ispirato. Se vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ci aiuta molto. E attivate la campanella per non perdere i prossimi episodi. Abbiamo tante altre sorprese per voi. Abbiamo tante altre idee, parleremo di tanti argomenti interessanti, state sintonizzati. Sempre in italiano semplice, naturale, facile da capire, per tutti i livelli. Perfetto per chi sta imparando l'italiano e anche per chi vuole migliorare. Non è mai troppo tardi per imparare. L'italiano è una lingua bellissima, vale la pena impararla. È la lingua dell'arte, della musica, del cibo. Assolutamente, e noi siamo qui per aiutarvi in questo percorso. Saremo la vostra guida. Allora, a presto! Ci vediamo nel prossimo episodio. Non mancate! Buona serata a tutti e buona colazione domani mattina. Ricordatevi di fare colazione con calma. Ciao ciao, a presto! Ciao!